Ora arriviamo alla parte dei legami con Sans. Non serve in realtà un granché per lo scopo del video, ma per completezza devo dirveli. Se non vi interessano, skippate la parte finale. 1. Innanzitutto, entrambi sono personaggi simil-scheletrici, vedi il Mystery Man, che parlano in un font specifico di cui portano anche il nome e che sono contraddistinti dal loro sorriso. E già qui pochi dubbi sul fatto che siano collegati e magari anche imparentati. 2. I blaster usati nella boss fight di Sans nel percorso genocida si chiamano Gaster Blaster, quindi probabilmente sono stati creati da lui. Inoltre, nel laboratorio in rovina è presente un enorme congegno della stessa forma di quei blaster. 3. Il Mystery Man ha chiuso l'occhio destro. Se ci fate caso, Sans non solo fa spesso l'occhiolino, ma nella sua boss fight, mentre l'occhio sinistro si accende, il destro rimane spento. 4. Nel finale pacifista si scopre che Sans e Alphys si conoscevano già. Questo potrebbe essere stato causato dal fatto che Sans, se fosse parente di Gaster, abbia presentato al laboratorio da Alphys quando lei ha iniziato a lavorarci. Oppure ancora Alphys e Sans magari avrebbero lavorato insieme a Gaster e potrebbero essere le due persone menzionate nella Entry 17. 5. Sans e Papyrus, nei piani di gioco originali, dovevano avere un nonno di nome Semi. Probabilmente costui sia stato sostituito in qualità di loro parente da Gaster. Piccola curiosità, il jingle all'inizio della battaglia di Metaton è in origine il jingle di Semi. 6. Una delle infinità di volte in cui Sans sfonda la quarta parete è quando, con un altro Gaster Egg, dopo che gli sia parlato nell'ultimo corridoio per numerosi salvataggi, egli ti dà una chiave per una stanza nascosta dentro casa sua. Qui dentro si trova un macchinario coperto da una tenda, presumibilmente quello in cui Gaster è caduto. Delle impronte digitali, che si sa dalle annotazioni di Alphys venire usate da lei per attivare i macchinari di Gaster, e solo se si è incontrato in precedenza l'NPC ostrica che parla di Susie, un'immagine ritraente tre persone, presumibilmente Gaster e gli altri due di cui si parla nella Entry 17. Insomma, dopo questo elenco non potete non essere convinti del fatto che Sans e Gaster sono strettamente legati tra loro e con ogni probabilità anche imparentati. Ora è arrivato il momento di espandersi, collegandosi a Deltarune e parlando della vera teoria, che però a conti fatti è solo logica. Tornerà tutto. Come probabilmente saprete, Deltarune è un gioco ambientato in un universo parallelo a quello di Undertale, dove i mostri vivono in superficie. Undyne, invece della guardia reale, fa la poliziotta. Asgore è un fiorista in fallimento. Alphys e Toriel insegna una scuola. Sans gestisce un supermercato e Metaton in depressione. Ma in mezzo a tutti questi personaggi, che fine ha fatto Gaster? Beh, è quasi certo che esista e sia ancora vivo. Infatti, a sud rispetto al resto della città, c'è un'unica area caricata separatamente, che sembrerebbe essere l'ingresso a un laboratorio sotterraneo. A confermare il tutto, in sottofondo la musica non è quella normale, bensì è Moose Smile, quindi la risata di Muffet, 33.000% al contrario, riprodotta ulteriormente più lenta allo 0,6% di velocità. Insomma, quest'area è palesemente il laboratorio di Gaster. Ma non finisce qui. Si dà infatti il caso che in ciascuno dei due Dark World attualmente visitabili vi sia una stanza segreta a cui si ha il 2% di possibilità di accedere passando da una precisa zona della mappa a un'altra. La stanza è identica in entrambe le zone e vi è la stessa musica. Al centro della stanza c'è un albero del Card Kingdom. Interagendoci, il narratore rivela che dietro di esso c'è un uomo che ti vuole offrire un regalo. Se accetti, egli ti darà un uovo, ma in entrambi i casi, cioè ricontrollando l'albero, si scopre che non c'è nessun uomo dietro quell'albero. Un uomo, come il Mystery Man, che peraltro scompare come se non fosse mai esistito, esattamente come lui. È un uovo egg come i Gaster Egg, in una stanza che ha la stessa forma della stanza 269 dove si trova il Mystery Man. Ovviamente stiamo parlando di Gaster.
Anche perché in due diversi Dark World non ci può essere lo stesso Darkner, perché altrimenti verrebbe pietrificato. Deve essere per forza un Lightner. E peraltro la cosa è resa ancora più ovvia dal fatto che interagendo con una specifica macchina nell'ingorgo all'inizio del capitolo 2, se si è già interagito con l'uomo dietro l'albero nel capitolo 1, vi si possa trovare dentro proprio l'uomo misterioso che ti saluta sorridendo. Sorridendo. Smile. Come Musu Smile. Tutto torna, visto? E come se non bastasse in Undertale, nella stanza dei frigoriferi del laboratorio abbandonato, interagendo con un frigorifero specifico senza diradare la nebbia, la risposta è: c'è qualcosa qui, qualcosa a forma di uomo. Interagendo con quello accanto, sembra un albero con della frutta deliziosa. Uomo, albero, tutto torna. Ma c'è di più. Andiamo all'inizio di Deltarune. A introdurci al gioco è una voce misteriosa che ci chiede di creare il personaggio. Ma la voce che ci dice che la nostra creazione è stata scartata è diversa da questa, sia nel font sia nella scrittura giapponese. Infatti in giapponese utilizza lo stesso modo di combinare i caratteri usato da sarebbe Kara in Undertale. Quindi probabilmente è Chris la controparte di questo modo di Kara. Rivelatosi alla fine del capitolo 2 come il cattivo del gioco, il cavaliere, di cui noi controlliamo il corpo attraverso la nostra anima, anima che stacca dal suo corpo la notte di nascosto per prendere il controllo di se stesso per aprire fontane oscure. E come sappiamo da Undertale, Kara è un folle, un pazzo, che ci ringrazia per aver fatto un massacro di mostri nella via genocida, ma che ci uccide per vendetta alla fine. È abbastanza chiaro il motivo per il quale vuole mandare a puttane l'universo, distruggendolo. Ma la prima voce? Probabilmente è un suo complice. O addirittura è Chris il complice della prima voce. Non solo, ma sappiamo che la prima voce è Gaster. Il motivo? La traccia sonora della intro si chiama Another Hymn, un altro hymn, come l'hymn del Gaster Stream. E lui di un altro universo, il Gaster di un altro universo rispetto a quello di Undertale. Ma cosa ci fa Gaster con il cattivo del gioco? È davvero il cattivo del gioco? Perché mai dovrebbe esserlo? Beh, innanzitutto si spiegherebbe come mai se ne vada in giro di nascosto per i Dark World a salutarci, nelle stanze in cui può entrare solo Chris. O meglio, possiamo entrare solo noi che possediamo il corpo di Chris. E per finire la bomba. Leggete attentamente le parole dell'annotazione 17. Dark, darker, yet darker. Dark, Dark World. Gaster stava facendo degli esperimenti sul Dark World già in Undertale. Nessuno ci ha mai pensato. E se non fosse caduto nella propria macchina sarebbe andato avanti. E probabilmente avrebbe fatto la stessa cosa che vuole fare in Deltarune. Presumibilmente distruggere l'universo per qualche cavolo di motivo che non conosciamo. Gaster è il cattivo del gioco, ormai è chiaro anche a voi. Detto ciò, mi raccomando, state attenti se e quando giocherete ai prossimi capitoli di Deltarune. Attenti, come dice il traghettatore di Undertale, come piccolo indizio all'esistenza di Gaster. Attenti all'uomo che parla con le mani. Questo è tutto dal videoteoria più figo della storia. E niente. Hasta la vista, gente.